Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della 128 RC. Ciao a tutti. Eccoci, siamo sempre Emanuele e Marco. Allora, Sempre noi. ormai anche se ultimamente stiamo facendo vedere un po' di facce nuove. Qualche pilota che non si vergogna, allora decide Esatto, di perché partecipare. ci sono dei problemi, leggerissimi problemi a star davanti alla videocamera. Una videocamera e un microfono. Ma cercheremo di far vedere tutti i componenti della 128. Ci proviamo, sono tanti ma ci proviamo. Esatto. No. Oggi nuovo video. Sì. Spiegheremo un attimino di novità riguardanti il regolamento che adottiamo nel club per il campionato in partenza tra poco della Stock Lipo, ormai a ottobre, un mesetto. Box Stock e Stock Lipo. In questo caso qui oggi parliamo nello specifico di alcuni cambiamenti che sono stati fatti nel regolamento per quanto riguarda la Stock Lipo, degli aggiornamenti, diciamo, che sì, esatto. comunque abbiamo voluto introdurre per rendere la categoria non troppo limitante, ma comunque anche sicuramente, secondo me, anche più divertente. Sì, un po' più aperta, diciamo. Esatto. Così. Anche noi, innanzitutto partiamo dal fatto che abbiamo già fatto un video di circa un anno fa che potete trovare, poi vi mettiamo il link, proprio sulla Stock Lipo, dove abbiamo specificato il fatto di essere stato un po' i fautori di questa categoria, perché effettivamente non esisteva, è partita per scherzo ed ha funzionato, perché oggi è una delle categorie. L'abbiamo visto in un sondaggio, infatti abbiamo fatto un primo sondaggio l'anno scorso dove già la Stock Lipo aveva preso piede abbastanza, dove c'era ancora una box stock, alcune altre categorie che gli stavano molto dietro. La differenza diciamo tra le votazioni era minima, a parità più o meno di persone votanti. Con quest'ultimo sondaggio che avete visto su Instagram, che adesso poi metteremo anche mettiamo in sovraimpressione l'immagine, dove hanno partecipato effettivamente più persone, però a parità di voti più o meno è risultata uno stacco micidiale di questa categoria. Quindi abbiamo deciso di fare questo video un po' perché ci è stato chiesto, visto che alcuni hanno fatto partire questa categoria nei loro club, e questo ci ha fatto molto piacere, visto che un po', appunto, ripeto, siamo stati un po' i fautori di questa cosa. E dal sondaggio proprio si evince che questa categoria è diventata un po' la categoria regina, probabilmente per il fatto che può avvicinare più persone, soprattutto chi magari ha un po' di esperienza. Esatto. E ha già un telecomando, ha già l'opportunità di prendere una macchinina, trovare la ricevente compatibile ed entrare in una categoria che non è né troppo lenta né troppo veloce, ma che permette di divertirsi molto anche. Sì, diciamo che la consigliamo come categoria, ma anche come inizio per chi, ma l'abbiamo già detto tantissime volte, per chi magari non ha diciamo zero esperienza per quanto riguarda comunque il pilotaggio di una macchinina telecomandata, ma ha comunque già un minimo di esperienza, quindi non si ritrova completamente all'oscuro di tutto e ha comunque una macchinina che non è troppo esagerata sotto il punto di vista delle reazioni e della velocità, certo, ma è comunque una categoria appena sopra la box stock, che è la categoria che noi ripetiamo sempre, entry level, per chi non ha mai avuto, per chi proprio non ha nessun tipo di esperienza, per chi non ha mai avuto modo di guidare una macchinina 1.28, e quindi la Stock Lipo invece entra in una entry level, però per chi almeno ha un minimo di approccio con un telecomando, o per chi ha già un telecomando e dice ma io ho già un telecomando, magari anche un bel telecomando, perché ha fatto o fa anche a altre categorie e quindi dice lo voglio sfruttare anche per utilizzarlo con le 1.28, esatto. E quindi questa categoria appunto permette di far questo, ed è comunque una categoria che come gare è molto divertente, si è sempre comunque paritari come prestazioni di macchina, e quindi vince chi, tra virgolette, è più bravo, più costante, quindi riesce ad avere una guida sicuramente più costante e anche veloce, per amor di Dio. Sì, detto questo, l'importante è la costanza in quel caso. Esatto, detto questo, che cosa abbiamo fatto? Allora, il regolamento più o meno lo conoscete, l'avete visto anche su Instagram, adesso ve lo mettiamo anche in sovraimpressione anche quello. Abbiamo creato delle schede, come avete visto nel post appunto sul nostro profilo Instagram, abbiamo cercato di riassumere adesso per ora 4 regolamenti.
Ne abbiamo però 2 o 3 categorie che dobbiamo aggiungere, diciamo, però le categorie principali che utilizziamo le abbiamo riassunte in questo mini schema che secondo noi è di super diciamo facilità nella visione, perché è molto rapido e molto schematico. Molto velocemente vi permette di andare a determinare quali sono le particolarità. Esatto. E quindi questo è stato anche, grazie per i complimenti, perché so che è piaciuto anche il modo in cui l'abbiamo voluto rendere grafico, e questo sicuramente ha aiutato. Detto questo, allora, categoria stock lipo, motore 2005, ratio 1253. Che cosa è cambiata, che cosa abbiamo aggiornato in questo regolamento, che conoscete, potete andare a rivedere poi nel video precedente. Allora, innanzitutto i motori. Abbiamo aperto i motori a qualsiasi tipo di marca, quindi a meno che non si faccia una marca cap, come è capitato spesso a noi, e quindi in quel caso abbiamo i motori marca, ESC marca. Altrimenti marca con la K, marca con la K, perché marca con la K. Facciamo così, abbiamo aperto a qualsiasi brand. Esatto, allora, ogni brand può prendere appunto qualsiasi tipo di motore, purché non venga cambiato l'indotto, quindi di conseguenza non può essere cambiato l'indotto. Possono essere sia motori con o senza sensore, ESC con o senza sensore, quindi questo è importante. Se si utilizza un ESC con sensore bisogna metterlo in modalità cosiddetta blinky, cioè lampeggiante, che significa che l'ESC, o meglio, è un metodo di riconoscimento veloce che fa sì che si sappia che l'ESC non ha nessun tipo di parametro cambiato rispetto, ovviamente in base a ovviamente frenata e tutto quello, si possono cambiare, però si intendono parametri che cambiano la velocità e comunque la potenza, tra virgolette, del motore, quindi anticipo, turbo, boost, eccetera. Quindi queste cose qui devono essere bloccate. Quello fa in modo che il LED lampeggi e quindi si sa che tranquillamente che quella modalità lì è impostata. E quindi è corretto. Non possono essere motori superiori ai 2800 kV, diciamo così, come norma. Questa è la parte base, quindi motori con superiori kV non possono essere accettati. Poi potenza nominale, diciamo, è 2005, però si sa, come qualcuno, cioè nel senso, come chi mastica un po' di elettronica sa che comunque non è possibile generare esattamente 2500 kV, cioè c'è sempre un minimo di delta. Tutto deve stare all'interno dei 2008. Deve essere massimo 2800 kV, se no va oltre e si va ovviamente in categorie superiori a dire vabbè, in quel caso qua non esiste una categoria 2890, però 3000. Nel 2005, però questa è la condizione per poter poi gareggiare, quindi al controllo gara deve essere tutto così. Anche perché sennò sarebbe una potenza, una velocità imbarazzante rispetto agli altri. Esatto, si vede, si nota. Si andrebbe subito a notare, quindi non fate i furbi, perché comunque alla fine se sul rettilineo una macchina fa il doppio della velocità, si vede. Nel senso, avete fatto una figuraccia. Esatto. Detto questo, siete squalificati. Esatto. No, detto questo, a parte la battuta, che cosa poi abbiamo cambiato? Sulla carrozzeria, quindi carrozzeria libera, quindi qualsiasi può montare queste carrozzerie in ABS, prodotte da Kyosho, da TRP, chi per esso, Jomurema, PN e quant'altro. Sono ammessi questa volta i tetti in Lexan, cosa che prima invece non era ammesso, ed è ammesso anche l'alettone in Lexan, quindi questo è già un'innovazione, che questo è molto importante. Peso pronto gara del modello 160 grammi, quindi non potete essere sotto i 160 grammi. State molto attenti se fate queste modifiche, perché sappiate che solamente i vetri, se si cambiano solamente i vetri di una Jomurema, i tetti, o meglio i vetri in ABS che ci sono in plastica, che ci sono dentro nella confezione con i vetri in Lexan, andate già ad abbassare, mi sembra, di 6-7 grammi, una roba del genere. Quindi comunque sono tanti grammi che scendono, e se siete già un po' lì al limite, se non utilizzate una macchina magari con degli optional in alluminio ma tutte in plastica, sappiate che rischiate di andare ampiamente sottopeso, già solo con i vetri in Lexan. Quindi col tetto in Lexan e con l'alettone in Lexan si tolgono abbondantemente, anzi più di 10 grammi. Quindi il consiglio è sempre quello questo è un consiglio molto importante, la macchina deve pesare sotto ed essere alleggerita sopra. Questo è fondamentale, però occhio, perché quando togliete da una parte dovete andare a rimettere dall'altra, quindi state molto attenti a questa cosa.
E l'ultima cosa che è cambiata, in realtà è cambiata solo per altri, nel senso per chi sta adottando questo regolamento di cui ne siamo molto contenti. Noi utilizziamo solo gomme marca, poi naturalmente altri club possono adeguare il regolamento all'utilizzo di altre gomme se ritengono più importanti dal punto di vista dell'utilizzo nella loro pista. Quindi se per esempio le PN o altre gomme si trovano meglio sul vostro tracciato, nessuno obbliga nessuno. Naturalmente nel nostro caso, nel nostro regolamento trovate marca, perché noi usiamo solo gomme marca, quindi questo è quello che abbiamo deciso di fare. Nel regolamento non è stato specificato, però questo per chi lo volesse adottare, come ci è stato poi richiesto, e ci avete detto che molti di voi lo stanno adottando, questa cosa ci fa tantissimo piacere. Naturalmente la gomma potete scegliere voi, cioè alcune modifiche in base al vostro club, in base a quello che è la vostra esperienza, potete fare, cioè nel senso non è intoccabile. Noi, questo è il nostro, che però ha preso piede, devo dire, in diversi posti, in diversi luoghi, e questo ci ha fatto tantissimo piacere, quindi siamo contenti perché questa categoria dove noi abbiamo voluto puntare seriamente per far sì che le persone si potessero avvicinare all'1.28 ha funzionato. Sì. E ci ha dato un grande riscontro, quindi grazie di cuore perché siamo felici. Il video è nato proprio per questo, perché in realtà un video sulla Stock Lipo l'avevamo già benché fatto, però ripeto, questo era un aggiornamento molto importante, era un po' un riepilogo per noi, per un percorso che abbiamo fatto da anni, e ci è piaciuto e ci sembrava corretto poterlo esporre a voi, visto che ci seguite, ci supportate, e per noi è molto importante, quindi essere, ripeto, fautori di una categoria che ha preso piede in tanti punti del mondo ci ha fatto tanto piacere, quindi adattatelo come volete, per amore di Dio, però ricordatevi che secondo noi questa categoria è veramente diventata la categoria regina, quindi ci fa tanto piacere. Tra l'altro, concludo, adesso avete un imbarazzo della scelta, perché di macchine, soprattutto nell'ultimo periodo, ne sono uscite tantissime, la MRV, la Associated, la nuova Reflex uscirà a breve, la RG3 che sta arrivando, insomma sappiamo che sono anche questa macchina sta arrivando, quindi avete l'imbarazzo della scelta dei telai da poter utilizzare. E tra l'altro una cosa che magari è anche interessante sapere, comunque se uno parte con la Stock Lipo basta cambiare il pignone e diventa già una super stock, quindi questo almeno per il nostro regolamento, almeno per il nostro regolamento, che visto poi, che teniamo il 2005 per quanto riguarda un po' come ha fatto EPN, perché noi siamo molto legati anche al regolamento di EPN, esatto, quindi quello mondiale, quindi in questo caso la Stock Lipo entra come la categoria regina, non è in questo momento una categoria che si può trovare nel mondiale, ma molti la stanno utilizzando anche per i propri campionati americani, campionati anche in Svizzera, anche se in Svizzera mi sembra che la loro stock abbia il 14 e non il 12 come noi, però comunque una categoria che sta prendendo piede e finalmente è diventata, ripeto, una categoria regina. Felici di essere stati un po' appunto esatto, i fautori. E quindi avete anche l'imbarazzo della scelta dei telai che potete utilizzare per questo tipo di categoria, quindi fin da subito una macchina che potete scegliere col telecomando che volete e la vostra ricevente che si adatti poi al telecomando, quindi queste sono le cose che sono un bello step rispetto alla box stock, un bello step dal punto di vista appunto della possibilità di scelta e di poter avere una macchina diversa dalla classica Mini Z, quindi questo è sicuramente molto molto importante. Quindi noi vi ringraziamo, vi chiediamo appunto di seguirci, supportateci veramente proprio importante, seguiteci, attivate la campanella così avete sempre i nostri aggiornamenti. Se vi piacciono i nostri contenuti, mi raccomando, seguiteci perché noi per noi è importante, divulgateci, fateci crescere, perché stiamo cercando di creare un canale ed è quello che è stato il nostro intento, che fosse veramente un canale di riferimento per 1.28. Ma anche una community comunque su 1.28 in Italia che comunque una delle poche nazioni che è scarna, tra virgolette. Però ci stiamo facendo vedere, noi lo facciamo da tanti anni e siamo felici che anche questi video stanno creando curiosità e stanno facendo crescere ulteriori club, quindi siamo disponibili ad aiutare tutti, quindi questo è un po' quello che ci piace fare. Per chi ci scrive spesso lo sa, perché comunque rispondiamo nel brevissimo tempo e rispondiamo sempre a tutti nel limite ovviamente del possibile. Certe volte le richieste sono un po' troppo difficili da comunque rispondere in maniera sicura, perché ovviamente non certo, girando sulla vostra pista, le condizioni eccetera, non sappiamo
come è, però cerchiamo sempre di rispondere a tutti e di dare consigli. Da quanto ci dite, i nostri consigli hanno sempre aiutato, e quindi anzi ci rispondete felici dei nostri consigli, la macchina funziona, quindi c'è gente che ha battuto record su recordista d'Ancona, eccetera, insomma, ricchi premi e cotillon, quanto pare, sì. Quindi grazie di cuore. E a noi e seguiteci perché ci saranno delle grandissime novità, non vogliamo spoilerare nulla. Abbiamo in ballo una cosa enorme, veramente enorme, che purtroppo non possiamo spoilerare, ma non posso garantire che il gas sarà sempre aperto. Esatto, ma anche tantissimi test futuri arriveranno di macchine nuove, quindi ci stanno arrivando un po' di cose, quindi seguiteci e soprattutto inizieremo il nostro campionato Stock Lipo 31 ottobre, campionato sociale, vi faremo un vlog anche su questo. Mi raccomando, al prossimo video e ciao alla prossima!